Volete evitare di trovarvi con i vetri in queste condizioni? Vi insegneremo come fare a tenerli sempre perfettamente puliti. Due cose fondamentali per ottenere una pulizia perfetta del vetro. Primo, la scelta del prodotto ideale, che deve avere un elevato potere sgrassante, deve evaporare rapidamente senza lasciare residui e non contenere ammoniaca, preferibilmente, perché potrebbe macchiare le zone limitrofe, soprattutto negli interni. Fondamentale anche la scelta del panno, che deve essere in microfibra a pelo corto per lasciare una finitura uniforme e di buona qualità, non deve rilasciare pelucchi. Nebulizziamo il prodotto direttamente sul parabrezza, usiamone in abbondanza visto che il vetro è molto sporco. Vedete la formulazione schiumogena che è molto comoda perché si aggrappa senza colare. Nebulizziamo anche il panno e poi rimuoviamo tutto lo sporco. Meglio usare movimenti rettilinei sul vetro. Meglio tenere a portata un secondo panno asciutto per eliminare aloni e striature. Per pulire l'interno del parabrezza meglio sedersi dal lato passeggero perché in questo modo si evita l'ingombro del volante. Nebulizziamo in questo caso direttamente sul panno anziché sul vetro per evitare di spruzzare ovunque, magari stando anche fuori dall'abitacolo. Applichiamo sempre il prodotto con movimenti rettilinei, cercando di raggiungere anche gli angoli più lontani. Spruzziamo ancora un po' di prodotto e proseguiamo con la pulizia. Teniamoci anche in questo caso a portata un secondo panno asciutto per rifinire ed eliminare ogni traccia di aloni. È molto utile per svolgere al meglio questo lavoro avere una fonte di luce riposizionabile per riuscire a seguire ogni eventuale traccia residua di aloni o striature. Ci siamo spostati su questa 500 SL per vedere come risolvere il classico problema dei vecchi portabollo che una volta rimossi lasciano questi residui di adesivo molto scomodi da eliminare. Utilizziamo un prodotto specifico per la rimozione delle colle degli adesivi, nebulizziamo sul panno e poi applichiamo direttamente sul vetro, lasciamolo agire per qualche istante e riapplichiamo se necessario. Per la finitura utilizziamo un politore vetri specifico. Adesso i nostri vetri sono talmente puliti che vi lasciamo con un indovinello. I vetri ci sono o non ci sono?